Dicono sia la miglior business class al mondo. Il problema è che lo dicono tutte quante le compagnie e quindi ho deciso di provarla per vedere un po' se è veramente così. Che compagnia? Qatar Airways. E questo è l'aeroporto di Doha, in Qatar appunto. Ora, questa mattina sono partito da Milano per volare proprio qua in Qatar. Si riparte. Ciao casa. Mi sto dirigendo in realtà a Singapore, ma ne parleremo nel corso di questi episodi. Ogni lunedì ce ne sarà uno. Sono arrivato a Malpensa in auto perché l'avevo noleggiata nei giorni prima per tornare dai miei in Piemonte. Mi aspettano 16 ore di viaggio, di più, di quasi 17. Questo sarà il mio viaggio più lungo mai fatto in assoluto. Dall'aeroporto, veloce colazione in lounge, poi ci siamo imbarcati sul primo volo. Ho in realtà due voli. Il primo sarà in economy, il secondo in business, quindi daremo un'occhiata a entrambe le classi per capire un po' come si vola. A proposito di si vola, c'è il mio viaggio con gli iscritti a maggio in Giordania. Se volete unirvi, vi lascio il link in descrizione. 5 ore da Milano Malpensa a Doha, in Qatar, dove mi trovo adesso. Questo è ciò che avremo dopo. Ora, economy. Ed è stato un viaggio semplice, tranquillo. Devo dire che si viaggia molto bene anche in economy su Qatar Airways, almeno da quello che ho potuto testare in questo viaggio. Hanno anche l'USB-C. Cibo ottimo, puoi anche ordinare la scelta di cibo e hanno una varietà incredibile tra vegetariani, senza glutine, di tutti i tipi davvero. Bravi. Sedili comodi, spazio per fortuna non avevo nessuno di fianco, quindi mi è andata anche bene, devo dire. Però un ottimo volo senza intoppi. Mancano 2 ore all'arrivo in Qatar e sono guardato 2 film, quindi cambia il fuso man mano che mi sposto, quindi sul prossimo volo sarà tipo ora di dormire perché poi atterro a Singapore alle 9 del mattino. Sono poi arrivato in Qatar, passato i nuovi controlli di sicurezza perché comunque te li fanno fare qua. Sono le 5 del pomeriggio qua. C'è un odore di nuovo incredibile, pochissime persone tra l'altro. Sembra bello come aeroporto però, mega nuvoloso. E credo sia abbastanza raro qua. Indipendentemente da tutte le controversie, devo dire che sembra interessante. Somiglia a New York. Chissà, magari un giorno la esploreremo. Quel giorno non è oggi. Controlli passati devo dire sono stati molto veloci. E ora sono ai gate praticamente, ma mi dirigerò alla lounge visto che ho la business, posso accedere alla lounge di Qatar Airways. Sono curioso di vedere com'è. Ora andiamo a cercarla. L'aeroporto in sé è molto bello. Mi sono sistemato un attimo così lo zaino non è troppo pesante, con tutti i lacci del caso. Ho tolto la giacca, fa un caldo incredibile qua dentro. Veloce tour dell'aeroporto di Doha in Qatar. Duty free, la passerella sospesa. Giardini. Un sacco di piante. Pizza. Il ristorante di Gordon Ramsay. Una cascata. Aree relax in mezzo al verde. Se vi viene voglia di ramen. Casse che mettono finti suoni di uccellini. Fanno atmosfera comunque. Un'altra cascata. Lo so che sembra un muro, ma c'è una cascata su quel muro. Vedete? Un sobrio... non so cosa sia onestamente. Wow. Un orsetto gigante con una lampada in testa. Wow. Auto di lusso. Ora andiamo a cercare la lounge. 12 seconds later. Questo sono io che per mezz'ora mi lamento di non riuscire a trovare la lounge. Una pessima gestione del mio tempo. Invece, per avere un'ottima gestione del denaro, un ottimo tool che ha anche reso possibile questo video è Young Platform. Che cos'è Young Platform? È l'exchange più importante in Italia. L'obiettivo di Young Platform è rendere più accessibile il mercato delle criptovalute anche ai meno esperti del settore. Ed è esattamente così che io mi sono avvicinato a un mondo che facevo fatica a capire, ma tramite il loro ecosistema di prodotti e servizi sono riuscito pian piano ad avvicinarmi a questo mondo e a capirne i funzionamenti e il senso. Ed è estremamente affascinante, ma se nessuno te lo spiega. Numero 1, grazie all'app che è totalmente gratuita, Young Platform Step, che piano piano vi permette di educarvi riguardo a questo mondo e di avvicinarvici, grazie alla sezione che c'è all'interno chiamata Academy. Sostanzialmente una sorta di Wikipedia con rubriche di approfondimento sui diversi temi. E parte dalle basi fino a nozioni più complesse che poi man mano nel corso del tempo vai ad affrontare. E c'è anche un progetto molto interessante con Giovanni Muciaccia chiamato Crypto Attack ed è un ottimo modo per iniziare, vi consiglio di vedervelo. E sempre grazie alla loro app potete guadagnare il loro token Young, semplicemente completando alcune sfide, obiettivi o banalmente camminando. Ma non finisce qua, perché per chi conosce già il mondo esiste Young Platform Exchange, app molto semplice che ha anche la funzione salvadanaio che permette di acquistare in modo ricorrente le criptovalute senza doverci pensare e evitando momenti di FOMO o di panic sell, cioè quel momento in cui ti viene da vendere tutto perché il mercato si muove in maniera strana e dici oh mio Dio devo vendere
vendere perché perdo tutto. Non ha molto senso se fai le cose a lungo termine, ecco. L'exchange è vigilato dalla Banca d'Italia, è full compliant e opera solo con banche italiane. C'è anche una versione avanzata che si chiama Young Platform Pro per utenti ancora più esperti e fino a 0 commissioni sulle operazioni. Quindi vi consiglio di dargli un'occhiata perché è un mondo sempre più in sviluppo, in crescita ed è importante essere informati. Qui è tutto gratuito, vi potete informare, capire, ma magari non vi interessa, va benissimo. Però almeno lo sapete. Inoltre, se vi registrate tramite il mio link, al primo deposito di 50 euro potete ricevere un bonus di benvenuto fino a 25 euro. E vi lascio anche il link per scaricare Step gratuitamente. Ora è quasi il momento della nostra business. Grazie Young. Nel cercarla ci ho messo 20 minuti, mi sono completamente perso, è gigantesco questo posto, continuo a vedere robe, non so neanche dove sono, non so come farò a trovare il gate dopo. Quindi sono entrato in lounge, non era niente male, c'era un sacco di cibo, in realtà non ho mangiato perché ero pieno, poi sapevo che avrei mangiato sull'aereo, per cui non volevo esagerare. È ora di lavorare un pochino. Mi sono messo al lavoro, ho editato un po' di video, dopodiché nel giro di un paio d'ore mi sono diretto all'imbarco, dove dopo poco ci hanno fatto salire sull'aereo. Per l'ultimo volo. Ed ho visto per la prima volta la business class e ho scoperto essere non solo una normale business, ma la nuovissima Suite Experience Business di Qatar Airways. Wow, questa sì che è una business. C'è un sacco di spazio. A parte che lo schermo è gigantesco. Ovvero ti danno un'intera suite, sostanzialmente chiudibile totalmente, che sembra un'esperienza da prima classe. Quando ho visto la prima di Emirates era settata in questo modo. E questa è semplicemente una business. Contate che il prezzo totale che io ho speso con l'upgrade fatto dopo è di 1100 euro, che comunque per un viaggio di 7 ore non è niente male. Quindi sono rimasto stupito in maniera estremamente positiva. Brava Qatar. Ma poi oltre a questo abbiamo cuscino e coperte per fare proprio il letto classico che facciamo dopo. Qua c'è una specie di divanetto con la luce, qua c'è tutto l'entertainment con i tasti anche per il sedile, prese di tutti i tipi, niente USB-C in questo caso, contactless per pagare, per le cuffie, lo schermo è veramente gigantesco e poi questo volendo si può chiudere, quindi c'è totale privacy, spazio per i piedi ce n'è, ma ora vediamo cosa contiene il kit. Abbiamo diverse creme, un profumo, le calze, la mia cosa preferita sugli aerei. Qua c'è un po' di spazio per le cuffie. Ho appena scoperto che si può alzare. Pazzesco. Wow. Cuffie e una bottiglietta d'acqua. Posso anche spostarmi sul divanetto. Qua c'è il telecomando per l'infotainment. Wow, non ho mai visto una cintura così. Ci sono ovviamente anche tappi per le orecchie e mascherina per dormire. Devo dire che lo spazio non manca e questo setup super chiuso mi piace un sacco. Questa roba qua c'è solo sulla prima di Emirates, mentre nella business, questo non è un A380 tra l'altro come aereo, è un A350-900, però devo dire tanta roba. È decisamente scomoda. Viva la sicurezza. Ho appena scoperto che questa parte alta si può staccare. E voilà! E diventa una cintura normale. Mentre ci preparavamo alla partenza hanno portato innanzitutto un drink di benvenuto. Ho scelto un succo di mela, ma puoi scegliere tra un'infinità di drink e di cose. Salviettina rinfrescante e succo di mela. Preferisco quando te le danno calde. Però dopodiché il menù alla carta, con i vini, non ci capisco niente, e con la parte cibo, e tu puoi sostanzialmente scegliere cosa mangiare, quando mangiarlo, a che orario, in qualsiasi momento del volo. Puoi anche ordinarti una robettina subito, poi dopo un po' ti ordini qualcos'altro, poi dopo un po' altro ancora. Insomma, è a tua totale discrezione, puoi anche partire dai dolci se vuoi a mangiare. Non è stato facile scegliere, quindi ho poi ordinato troppa roba, ovviamente. Mi hanno appena portato il pigiama. Questa cosa mi gasa tantissimo. Una volta decollati è cominciato il servizio cena. Devo dire che sono stati un po' lenti tra una portata e l'altra, ma la qualità del cibo, io non avevo mai visto nulla del genere su nessuna business class. Comunque normalmente ti portano lo stesso il vassoio con le tue cose da mangiare sopra, bello, ben fatte, ma più normali e classiche, no? E invece qua proprio hanno messo la tovaglia, la candela, e poi ogni cosa aveva il suo piatto esattamente come un'esperienza da ristorante. E poi la qualità del cibo, dal pane caldo con l'olio, sale e pepe al burro bello fresco. Hanno portato questa pallina di sushi buonissima, per poi passare alla zuppa di lenticchie, curry e cocco, una bomba. Poi mi hanno portato gli assaggi di diverse salse, tra cui l'hummus con il naan, poi dei dumpling di verdure buonissimi. Ma oltretutto io sto esplodendo letteralmente. Spettacolare. Sto per esplodere, non ce la faccio più a mangiare. E per concludere, frutti di bosco con questo sciroppo alle rose, dolce. Ma già la frutta era super dolce, cioè non è normalmente
anche se compri la frutta adesso, è vero che magari in Qatar cresce, per via del tempo atmosferico, cresce bene la frutta, ma era tutta bella dolce anche senza lo sciroppo, cioè erano proprio buone le fragole, quindi c'è una scelta anche sulla qualità dei singoli ingredienti veramente notevole, cioè veramente un'esperienza di cura al dettaglio incredibile. Certo, un po' lenti col servizio, ma comunque sono 3 assistenti di volo per tutta la cabina, quindi ci mettono un attimino a comporre tutto quanto, perché poi fanno tutto loro, non è che c'è uno chef sull'aereo, non possono cucinare sugli aerei. Mi sta preparando il letto per farmi una bella dormita. Purtroppo non ci sono gli spazzolini, che apprezzo sempre molto, non sono neanche qua in bagno, ma non sono nemmeno nel kit che ti danno. Però c'è una finestra, che ora non si vede niente perché è buio fuori, però un bel bagno, bei bagni, sono belli grossi. Approvati, provo ad andare a farmi qualche oretta di sonno e poi atterriamo a Singapore. Letto pronto, ora mi faccio una bella dormitina, ma prima, cioè ti danno anche il pigiama, volo altissimo, e le ciabatte. Direi che mi posso fare una bella dormita ora. Letto comodissimo, completamente reclinabile, con sedile tra l'altro con la funzione massaggi, che purtroppo sul mio sedile non funzionava, era difettosa, ma normalmente ti fa anche i massaggi se vuoi, per rilassarti. A questo punto semplicemente mi sono messo a dormire coi tappi nelle orecchie perché c'era un bambino che piangeva, ma mi sono fatto proprio una bella dormita. E questa è l'esperienza completa della business class di Qatar Airways per questo mio volo verso Singapore. Lunedì prossimo, nuovo episodio direttamente da Singapore.